Allora, proviamo a immaginare di veder passare appunto questo treno ad alta velocità. Ehm, Eccolo, è stato per pochi secondi. Ehm, quando è partito? Dove è diretto? Chi sono le persone? Chi sono i viaggiatori? E qual è la storia che li ha portati a intraprendere questo viaggio? Ecco, questo è il treno della conoscenza umana, o meglio, della ricerca scientifica. Quando è partito? Non lo sappiamo. Probabilmente nel momento stesso in cui l'uomo è comparso sulla Terra. Quando, incuriosito, ha incominciato a cercare di capire come sono fatte le cose, come funzionano. Dove è diretto? Non lo sappiamo, non sappiamo definire né le coordinate spaziali né le coordinate temporali. E chi sono i viaggiatori? Beh, sono tutti ricercatori di ogni tipo. Ogni qualvolta nasce un nuovo ricercatore, quel treno è come se si fermasse un attimo, giusto il tempo per farlo salire e per dare il suo contributo assolutamente originale a questo viaggio, nel breve tempo della propria vita. E una volta salito cosa trova? Beh, trova tutte le tracce delle persone che sono venute prima di lui, dei ricercatori che hanno intrapreso questo viaggio. Quindi trova i libri, i trattati, gli appunti, e li può guardare, li può sfogliare. E allo stesso tempo trova le persone che con lui stanno condividendo questo viaggio, con cui parlare, con cui scambiare opinioni. Ecco, anch'io sono salito su questo treno. Era il secondo anno di università, quando per caso ho partecipato alla presentazione rivolta alle future matricole dell'Università di Genova. Sono entrato, mi sono seduto e ho sentito un professore che parlava di questo. Ecco, io non lo sapevo, ma in quel momento quel treno si è fermato per me ed io sono salito. Questa è una cellula nervosa, un neurone, adagiato su un dispositivo elettronico e l'attività di questo neurone riesce in qualche modo a modulare il funzionamento del dispositivo elettronico. Un gruppo di ricerca del Max Planck Institute in Germania è riuscito a creare una interfaccia neuroelettronica in cui appunto c'è questa, la biologia incontra l'elettronica. Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere, mi sono subito entusiasmato e ho detto, ecco, io voglio fare questo, voglio studiare questo. E infatti ho cambiato corso di studio per seguire quel professore che non conoscevo, Massimo Grattarola, che poi ho scoperto essere un pioniere nell'ambito della bioelettronica e neuroingegneria, e che ho seguito fino al dottorato, quando poi purtroppo una malattia ci ha tolto la sua preziosissima guida umana e scientifica, di cui oggi ne sento ancora molto la mancanza. E a partire da quel giorno, dallo stupore, mantenendo lo stupore che ho avuto entrando in quell'aula, il mio viaggio ha continuato, questo treno ha cominciato a viaggiare e per me è iniziata un'avventura interessantissima. Ho finito gli studi, ho fatto il dottorato, ho fatto il postdottorato a Chicago, quando poi mi sono imbattuto in questo ambito di ricerca che non conoscevo, interfacce cervello-macchina, dove l'elettronica e la robotica incontrano le neuroscienze e la biologia, con un occhio rivolto a possibili applicazioni cliniche. Interfacce cervello-macchina, brain-machine interface. Che idea? Cioè attaccare il cervello direttamente a una macchina, a un computer. È un'idea un po' stramba, però interessante. E già nel 1927 si poteva vedere questo. Nel film Metropolis, Lang ci fa vedere un robot che prende le fattezze umane dopo essere collegato al cervello di una donna. Oppure più recentemente il famoso Dottor Octopus che riesce a comandare i propri tentacoli robotici con dei sensori inseriti direttamente nel cervello. Ecco, cosa c'entra un ingegnere elettronico con
con il cervello. Partiamo da un numero, 10 alla 11, 100 miliardi, è il numero di cellule che abbiamo nel nostro cervello. È un po' difficile da visualizzare. Proviamoci, pensiamo che la popolazione mondiale è circa 7 miliardi, quindi per arrivare ai 100 miliardi bisogna mettere insieme 14 volte la popolazione mondiale. Ma ancora più difficile è pensare che ogni cellula nervosa può avere dalle 1000 alle 10.000 connessioni con altre cellule, arrivando a un numero di 10 alla 14 connessioni, una cosa incredibile. E ogni cellula nervosa noi le possiamo pensare come un calcolatore elettronico che prende dell'informazione, la elabora e poi la trasferisce ad altri calcolatori. In che modo? In questo modo. Quello che sentite è il flusso di informazione che accade nel nostro cervello, è il passaggio di messaggi tra un neurone e l'altro. Questo suono lo si ottiene registrando l'attività elettrica del neurone e poi trasformandolo in un segnale audio. Pensate che i neuroni usano per comunicare degli impulsi elettrici e l'analogia con l'ingegneria elettronica, con l'elettronica è incredibile perché non solo sono degli impulsi elettrici che noi possiamo registrare, che noi possiamo misurare, ma possiamo anche interpretare questi impulsi come se fosse un segnale digitale. Avete presente il bit 0-1? Ecco, i messaggi possono essere rappresentati come delle sequenze di 0 ed 1, proprio come funziona il nostro calcolatore elettronico. Però qui iniziano i problemi. Pensate, noi quando vogliamo afferrare un oggetto, cosa facciamo? Partono dei messaggi dalla nostra corteccia, poi attraverso il midollo spinale arrivano ai nostri muscoli che in modo assolutamente coordinato riescono ad afferrare l'oggetto. Ecco, qui c'è il problema, c'è un problema che noi di questo messaggio non conosciamo il significato, non conosciamo il significato delle parole, non conosciamo il significato delle frasi, non conosciamo l'alfabeto. E allora cosa succederebbe se noi fossimo capaci in qualche modo di decodificare questo codice neurale? E qui che nascono le interfacce cervello-macchina, da un'idea tanto semplice quanto difficile da realizzare. Cosa succederebbe se la connessione tra la corteccia e i muscoli a un certo punto si interrompesse a causa di un incidente o di una malattia? Sarebbe possibile in qualche modo captare questo messaggio direttamente dal cervello e poi per comandare una sedia a rotelle o un braccio robotico? Ecco, queste sono le interfacce cervello-macchina. E qui, se noi riuscissimo in qualche modo a decodificare questo codice, potremo fare questo. Nel 1974 è iniziata la ricerca delle Brain Computer Interface e questo signore usava questo tipo di calcolatore. Potete immaginare che passi in avanti se ne sono fatti rispetto a quel momento. E si è migliorato sia la tecnologia sia la nostra conoscenza nell'ambito delle neuroscienze. Ma cos'è esattamente una Brain Machine Interface? Il punto principale sono i sensori che possono essere messi sia dentro il cervello, sia sulla superficie e sia esternamente. Poi c'è un calcolatore che prende questi segnali, li elabora e li trasforma in comandi motori appunto per un device esterno, per un braccio robotico o qualcosa di simile. Pensate alle persone paralizzate, completamente paralizzate, il cui più grande desiderio è quello di riuscire a comunicare con i propri cari. Ecco, ci sono dei sistemi basati sulle Brain Computer Interface in cui la persona deve soltanto fissare su uno schermo una lettera, scusate, e il sistema automaticamente, prendendo il segnale direttamente dal segnale cerebrale da una cuffia posizionata sulla testa, riesce a capire quale lettera ha selezionato e le persone possono comunicare fino ad arrivare a 17 caratteri al minuto. Oppure questo, si può prendere il segnale neuronale e in qualche modo, siccome noi abbiamo la capacità di modularlo, pensando per esempio, una cosa semplicissima, pensando ai movimenti, penso di muovere la mano destra, penso di muovere la mano di sinistra. Questo gruppo di Losanna è riuscita a trasformare questo segnale in un comando motorio per una carrozzina, quindi riuscendo a spostarle sia a destra che a sinistra. Oppure molti centri di ricerca appunto si sono basati su il segnale registrato direttamente dentro la corteccia e questo è un po' lo stato dell'arte. Questo è un lavoro della Brown University in cui
Hanno preso tre pazienti, tra cui questa signora completamente paralizzata da 15 anni, di 58 anni, che ha perso anche l'uso della parola, e registrando l'attività direttamente dalla corteccia motoria riesce a comandare un braccio robotico e in qualche modo prendere una bottiglia e portarsela alla bocca, pensando al movimento. Ecco, queste sono le Brain Machine Interface. Come potete immaginare, la strada è ancora lunga. Come vedete, questo movimento è molto lento, è molto difficile. Le applicazioni cliniche siamo molto lontani, ma la strada è tracciata, il treno è partito e ci sono sempre più ricercatori in giro per il mondo che sono disposti a dare il loro tempo e sacrificare la loro vita per questo tipo di ricerca e per rispondere al proprio desiderio di capire come le cose sono fatte e di aiutare le altre persone. Anch'io nel mio piccolo faccio una ricerca di questo tipo. Abbiamo cercato di mettere a punto un sistema in cui cerchiamo di prendere il comportamento del midollo spinale e prendere il compito che ha il midollo spinale e farlo fare invece direttamente alla corteccia, a delle regioni, tra l'altro, che non hanno nulla a che fare col movimento. È una cosa un po' strana, ma grazie a dei giovani ricercatori e a una ricerca finanziata dalla Comunità Europea stiamo andando avanti in questa direzione. Come potete immaginare, a me questa cosa entusiasma molto e seppure in mezzo a mille difficoltà, specialmente per il tema complicato, non ho alcuna intenzione di scendere da questo treno. Grazie.